Occhio di lince, ciao, mi chiamo Edo Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Il tema della lezione oggi sarà yoga e la corda, il belt. Prima di tutto volevo dirvi di iscrivervi al mio canale e di fare un commento, di accendere la campanella, prima accendere la campanella di avviso per non perdere neanche una lezione, poi i commenti sotto più i like, così abbiamo un insieme di cose per far sì che il video possa raggiungere tante altre persone. Va bene? Bene, cominciamo la pratica. Bene, la lezione di oggi faremo con la corda, quindi mi raccomando, prendete una corda, una fettuccia, la cravatta, la cintura, perché utilizzeremo la corda da mettere sui piedi o su un piede. Bene, ma prima lo farò un esercizio di respirazione prendendo il respiro, proprio il pranayama, il Kapalabhati. Cosa vuol dire? Proprio delle spinte dell'addome verso l'interno, verso il tratto lombare, ogni volta che io espiro attraverso la bocca. Per cui io inspiro dal naso, espiro dalla bocca, premendo, spingendo con la forza dell'addome verso la colonna. Ok? Quindi mi metterò sdraiato per poi dopo iniziare le posizioni di yoga. Allora, mi metto con le gambe flesse. Prima di iniziare l'esercizio Kapalabhati faccio l'esercizio High Low, metto le mani sopra l'ombelico e respiro con la parte anteriore bassa dell'addome. Faccio da 3 a 5, anche 7 respiri prima di cominciare l'esercizio Kapalabhati. Aggiusto il mento parallelo a terra. Ancora 4 respiri. Sento bene le mani che il respiro sia in questa zona. E comincio l'esercizio Kapalabhati. Inspiro sempre dall'addome, espiro premendo con la forza dell'addome l'ombelico verso la colonna 3 volte. Nella quarta espiro spingendo sempre di più l'addome verso l'interno del tronco, verso l'interno dell'addome e buttando fuori tutta l'aria. Comincio.
Bene, questo esercizio in neurologia funzionale è chiamato neuro warm up. Ma perché? Perché questo tipo di esercizio potrebbe dare esattamente un miglioramento nelle posizioni che farò successivamente. Ok? Per cui questo tipo di esercizio, se vedete, è una maniera in cui non siamo abituati a farlo. Cambio esattamente delle informazioni al mio cervello, per cui la risposta è immediata. Esercizio di qualità, risposta, miglioramento di pratica o dell'attività o dell'esercizio della posizione che faremo. Ok? Adesso mi metto con i piedi contro il muro, tutte e due, spingo il muro e raddrizzo le gambe, prendo la corda o la cintura o quello che avete. Se io mi spingo il muro, vedete che poi tutto il dorso, la pelle del dorso della colonna scendi verso i glutei. La colonna è più attaccata a terra, quindi in tutte le posizioni che faremo, che saranno 3, la colonna deve essere più attaccata a terra possibile. Fletto la gamba destra e quindi spingo il muro con la sinistra. Assolutamente non perdo questa spinta. Vado a prendere i piedi con la corda e aggancio. Comincio con una distanza abbastanza tranquilla. Giro, ok, spingo i piedi e tendo bene la gamba destra. Questa posizione non devo assolutamente flettere la gamba destra. Qualcuno magari il massimo sarà qui, perché non riuscirà neanche a portare la gamba destra perpendicolare a terra. Gomiti aperti, spalle rilassate e le scapole puntate al bacino, verso il bacino. Inspiro, espiro, porto la gamba verso di me. Non perdete il contatto con i piedi e la gamba sinistra a terra, piede sinistro al muro, la gamba sinistra a terra, e vado. Di nuovo. Vedete, la gamba destra è completamente dritta. Adesso devo prendere ancora più su. Ok. Fermo, blocco con la mano sinistra, prendo là in cima con la mano destra, allargo il braccio sinistro, palmo sinistro a terra, forte la gamba destra e forte la gamba sinistra, e piano piano allargo la gamba destra. Qui alla destra potrei avere la sedia, potrei avere un mattoncino se non ho il controllo. Se invece ho il controllo, scendo. Forte la gamba sinistra. Sinistra deve ruotare dall'interno all'esterno. Premo bene l'alluce al muro, non alzo la natica sinistra. La gamba destra è come se la gamba destra dovesse uscire dall'anca. E vado. Spingo bene il muro, spingo la gamba destra alla mia destra. Bene, porto su di nuovo la gamba destra, senza flettere la gamba destra, vengo con la sinistra sopra. Piedi verso il soffitto, osso sacro in basso, tendo bene le gambe, mento parallelo a terra
i maleoli interni, gli ossicini, quelli interni delle caviglie, uniti. Apro bene i mignolini, dita dei piedi sono attivi e vengo verso di me le gambe. Bene, fletto le gambe, tolgo la corda e abbraccio le gambe. Faccio un piccolo massaggino dietro la colonna, dondolando le gambe a destra e a sinistra. Espiro, vengo con la fronte verso le ginocchia, ginocchia verso la fronte. Inspiro. Butto fuori. Inspiro. Espiro. Inspiro. L'ultima. Butto fuori. Piede a terra e riprendo la respirazione high-low. Se ho bisogno metto di nuovo le mani proprio nella zona dove c'è l'ombelico. Sento se il respiro è in quella zona e rimango lì 3 a 5 respiri. Bene, l'esercizio che ho fatto di portare le ginocchia alla fronte, fronte, ginocchia, è esattamente per avere un esercizio per compensare l'estensione, quindi la flessione del tronco. Per cui ho esteso tutta la parte posteriore del corpo e adesso ho fatto proprio la flessione. Non è obbligatorio appoggiare la fronte alle ginocchia o le ginocchia alla fronte. Semplicemente posso svuotare, buttare fuori tutta l'aria dei polmoni, ma non toccando la fronte, non appoggiando le ginocchia alla fronte. Ok? Di nuovo, dall'altra parte, tutti e due i piedi uniti, spingo il muro, stendo le gambe, sento che la colonna sia completamente attaccata a terra, ok? Gamba destra spinge il muro e vado ad agganciare il piede sinistro. Tendo una gamba e l'altra. Di tanto in tanto cercate di vedere se la gamba veramente è dritta, se il ginocchio è bello esteso. La tendenza è che quando tirate la gamba verso di voi, la gamba comincia a flettersi, invece deve essere stesa. E comincio. Aggancio bene. Gradualmente, senza aver fretta. Prendo più su. Aggancio da in cima. Allargo bene il braccio destro e apro piano piano, spingo bene il piede destro al muro.
po', quindi non sollevare la natica destra. Ruoto le cosce dall'interno all'esterno, tutte e due. Coccyge puntato verso il tallone e poi porto su in alto. L'altra gamba e cominciamo a lavorare con le gambe verso il tronco. Tendo bene le gambe, piedi verso il soffitto e comincio. Bene, fletto le gambe, trovo la corda, mani sopra le ginocchia. Inspiro, alzo la testa, inspiro, cinque volte. Riprendo la posizione di partenza, respiro con l'addome, da 3 a 5 respiri, così ripristino la pratica. Ancora 2. Bene, di fianco e vengo su. Allora, queste 3 posizioni sono molto importanti per estendere la parte posteriore delle gambe e per creare esattamente una flessibilità maggiore su tutta la catena posteriore, catena muscolare posteriore del tronco e della gamba, o quindi anche delle gambe. Oltre questo, questa posizione è molto utilizzata per migliorare il dolore per quanto riguarda il nervo sciatico, l'infiammazione del nervo sciatico. Potrei dire che non è solo questo che potrebbe migliorare il dolore, ma potrebbe essere una delle tante cose che uno dovrebbe fare. Prima di tutto deve andare da un specialista, da un medico o da un fisioterapista per cercare di fare una valutazione e fare dei trattamenti. Poi queste posizioni potrebbero essere esattamente nel pacchetto di cose che dovrebbe fare a casa. Bene? L'altra invece con la posizione, con l'esercizio della fronte ginocchia, invece no. Quelli che hanno il problema neurosciatico è meglio non farla quella. Magari può farla in una maniera più ridotta, portando le ginocchia e il petto, la fronte verso il ginocchio, ma poco, dei piccoli movimenti, allora ci sta. Va bene? Allora, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di schiacciare la campanella di avviso per non perdere neanche una lezione e scrivere, non so, fare un commento e mettere i like, perché in questa maniera giriamo di più questa lezione a tante altre persone che magari potrebbero interessare. Bene,
Io vi lascerò adesso due link qui sopra, sono delle altre lezioni che magari possono essere complementari a questo tipo di pratica che avete fatto. Va bene? Ci vediamo lungo le strade!